Allora, siete pronti ragazzi? 3, 2, 1, giù tutto! Ciao ragazzi, qui Marchettino e benvenuti a questo nuovo video che si prospetta piuttosto rumoroso e come potete vedere oggi siamo in modalità POV. Era da un po' che non portavo sul canale i video in prospettiva in prima persona e resomi conto che non avevo ancora portato sul canale video in POV con lei, la Ferrari 430 Scuderia, oggi abbiamo la scusa perfetta per tirarla fuori e divertirci insieme. Quindi iniziamo subito la procedura. Prima cosa dobbiamo rimuovere il mantenitore di carica, accessorio fondamentale su questa tipologia di macchine che, non essendo utilizzate tutti i giorni, senza un buon mantenitore c'è il rischio di ritrovarsi la batteria perennemente scarica. E adesso saliamo a bordo. Sentite questo rumore? Proviene dalla pompa del cambio. Sistemiamo le cinture da corsa. Della serie quando ancora le chiavi erano semplicemente delle chiavi. Apriamo il check ok e adesso premiamo il pulsante sul volante per accendere. La macchina di recente è stata sistemata a causa manicotto rotto, inoltre è appena rientrata dalla rete ufficiale perché ha fatto il suo tagliando, quindi adesso la macchina è perfetta e possiamo strapazzarla un pochino, quindi non perdiamoci in troppe chiacchiere e saliamo a bordo. Non appena ci allontaneremo dal vicinato potremmo riaprire le valvole e far strillare il vuoto come si deve. Ciao 355. Siamo nuovamente su strada ragazzi e la domanda seguente è: tra quanto dovremmo fermarci per fare nuovamente un pit stop carburante? Voglio dire, sentite qua! Guidare la 430 Scuderia crea assuefazione. L'orecchio è sempre lì che ti stuzzica, che ti sussurra: dai, alzala di giri, fammela sentire un po' di più. Non so se avete notato, ma con il crescere dei giri motore abbiamo qui davanti la striscia di LED che si accende, aiutandoci a capire qual è il momento ideale per cambiare marcia senza arrivare a toccare il limitatore. Poi ragazzi, non so se notate, ma in ogni cambio marcia la videocamera in testa, nonché la mia testa, si muove piuttosto bruscamente, perché questo cambia frizione singola non solo è il cambio a frizione singola più veloce mai montato su una Ferrari stradale, parliamo di appena 60 millisecondi, il che si traduce non solo in un cambio marcia piuttosto rapido, ma anche piuttosto brutale e violento. Doppia frizione di quegli anni, quindi la 458 cambia marcia in più o meno 50-55 millisecondi. Praticamente parliamo dello stesso tempo, però con la differenza che con il doppia frizione abbiamo dei cambi marcia più morbidi. Qui ragazzi non ci sono mezze misure, ogni cambio marcia è semplicemente brutale, è una sensazione che amplifica veramente tanto l'idea di essere al volante di una macchina da corsa, una macchina veramente estrema che Ferrari in qualche modo è riuscito ad omologare per uso stradale. Poi ragazzi, guardate cosa abbiamo qui davanti. Vediamo di rallentare un pochino, tirare giù il finestrino, sia il sinistro che il destro. Prima marcia e sentiamo un po' come strilla. No, vabbè! Mamma mia, ho la pelle d'oca! Penso di avere anche una leggera tachicardia in questo momento. Sto tornando indietro perché voglio rifare quella dannata galleria. 3, 2, 1, giù tutto! Musica maestra! Vabbè, penso di avervi riassunto brevemente perché
questa macchina ogni qualvolta la utilizzo mi rende la persona più felice del mondo. Sì, è vero, oggi sul mercato ci sono Ferrari che hanno tranquillamente il doppio dei cavalli di lei, però la verità è che il crescere delle performance, delle cavallerie, non va a pari passo con il fattore emozionale. Ed è per questo che per me la 430 scuderia raggiunge quello che potrebbe essere l'apice degli 8 cilindri Ferrari, lei insieme alla 458 speciale. Però, come vi ho detto prima, lei avendo un doppio a frizione va un pochino a smorzare quel fattore cattiveria, quella brutalità tra un cambio di marcia e l'altro. Ci abbiamo un'altra piccola galleria, seconda marcia, giù tutto! Terza, seconda. Penso che più o meno tutta la vallata mi abbia già sentito arrivare da qualche minuto. Se si vuole si può trasformare questa macchina in una Ferrari un po' più civilizzata. In primis, premendo questo pulsante qui sul tunnel centrale possiamo ammorbidire l'assetto e poi possiamo anche chiudere le valvole per rendere lo scarico un po' più civilizzato. Sentite, scalo marcia, non si sente neanche. Rallentiamo per il dosso. Con l'assetto così basso purtroppo grattare è piuttosto facile. Adesso ragazzi proviamo a fare un'aperta con le valvole completamente chiuse. Sentite. Oh! C'è una netta differenza rispetto a quando ripremiamo il pulsante magico e apriamo le valvole. Se ci avete fatto caso, in questo momento stiamo guidando in modalità CT Off. È il secondo settaggio più estremo, nonché il mio preferito. Infatti in questo momento stiamo guidando con il controllo di trazione spento. L'elettronica è veramente poco invasiva, abbiamo giusto il controllo di stabilità che entra se esagero troppo. Adesso proviamo a fare questo tornantino, prima marcia, vediamo di esagerare sul gas. Avete visto? Sono riuscito a sbandare e il controllo di stabilità entra proprio solo nei casi limite della serie ehi, se non la smetti tu intervengo io per te perché non voglio che distruggi la macchina. Poi ragazzi, non so se ci avete fatto caso, ma qui dietro abbiamo le palette stesse in fibra di carbonio. Di serie la scuderia esce con delle palettine che io reputo fin troppo piccole, soprattutto per il fatto che sono fisse al piantone dello sterzo. Probabilmente queste palette stese sono uno dei migliori upgrade che io abbia mai fatto. Qui la strada inizia a farsi un pelino stretta in questo tratto. Proviamo a tirare giù il finestrino per sentire meglio lo scarico che riecheggia nella vallata e soprattutto in questa parte rocciosa. Oh! Sentite che libidine! E oggi Ferrari vuol convincerci che la luce è una vera Ferrari. Ma svegliatevi e ricordatevi che capolavori avete creato, che non ci credete neanche voi in quel prodotto. Io ragazzi, quando guido questa macchina mi chiedo se Ferrari tornerà a fare macchine come lei, perché la scuderia è una di quelle macchine che ti fa sentire più vivo che mai, racchiude lo spirito, l'essenza, il DNA di Ferrari. Vedete, 510 cavalli aspirati sono una potenza perfettamente godibile e gestibile su strada, certo, a patto che l'asfalto sia asciutto. Un appassionato. Prima marcia, giù tutto. E anche questa è una cosa che adoro quando guido sia la scuderia che la 355. La reazione genuina degli appassionati. Adesso ragazzi vi voglio mostrare un po' il comportamento della scuderia staccando completamente i controlli. Potete vedere, quando esagerate sul gas il posteriore inizia a scodinzolare come si deve. Tiriamo nuovamente giù il finestrino. Mamma mia. Oh ragazzi, fermiamoci. Sia la macchina che il sottoscritto hanno bisogno di una boccata d'aria fresca.
La prima cosa che faccio ogni qualvolta mi fermo dopo aver fatto un giro allegro con la macchina è aprire il vano motore, perché non potete percepirlo attraverso il video, ma esce sempre una gran vampata d'aria bollente. Avere un vano motore ustionante, soprattutto su una Ferrari, credetemi, è l'ultima cosa che volete. Quindi adesso ci fermiamo un attimino a far raffreddare la macchina. Ogni qualvolta ho l'opportunità, il privilegio di fare un giretto che sia tranquillo o allegro come quello di oggi con la 430 Scuderia, rimango sempre più convinto che lei è una delle macchine più incredibili mai fatte da Ferrari. Guardate anche il dettaglio della Michelin Pilot Sport Cup 2, bella calda, abbiamo i sassolini che si sono letteralmente incollati, una gomma favolosa. Una volta che entra in temperatura il grip è a dir poco fenomenale. È stato bello e divertente realizzare questo POV. Se volete altri video di questo genere, ragazzi, basta chiedere e sarete accontentati. Io spero vivamente di avervi trasmesso le emozioni, le sensazioni, il brivido nel guidare la Ferrari 430 Scuderia. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video sul canale e se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!